Benvenuti nel video numero 6 di Realizziamo un mobile parametrico. Qui vedremo come realizzare il frontale dei cassetti, però prima ancora vogliamo introdurre il nodo switch che ci permetterà di visualizzare o meno l'interno dei cassetti. Infatti, nel caso volessimo nascondere alla vista i cassetti, possiamo utilizzare il nodo switch, ecco, per accendere o spegnere i cassetti. Quindi lo lasciamo impostato su true, in modo tale che non sia visualizzato, e portiamo fuori il, il nodo e lo colleghiamo quindi ai nodi principali. Questo magari lo chiamiamo, vediamo, ecco qui, lo chiamiamo on off retro cassetti. Quindi mettendo a 0 o a 1 possiamo visualizzare o meno i cassetti. Perché per esempio nel caso in cui ci sia un frontale davanti è inutile poter avere il retro dei cassetti che appesantisce il nostro disegno. A questo punto credo sia anche importante aggiungere un nodo di subtract sulla profondità dei cassetti. Dunque la profondità dell'end location. No, direi di metterlo sullo start location, quindi su questa Y. Ecco qui, questo ci permetterà, in base alla misura che noi diamo, di estrarre i cassetti soltanto sotto. E quindi qui lasciamo 0 e portiamo fuori il valore del nodo. Lo colleghiamo quindi anche questo all'input qui e qui scriviamo avanzamento cassetti. Quindi gli diamo un valore minimo di 0 e un valore massimo di 10 cm. Proviamo 10 cm, magari portiamo 0.3, 30 cm. Ok, quindi parte da 0 a 30. Bene, adesso azzeriamo la posizione dei cassetti, anche la loro visualizzazione, e ci occupiamo subito dei frontali dei cassetti. Quindi andiamo qui sulla geometria, colleghiamo questo nodo alla geometria, qui, ecco, questa è la situazione precedente, però prendiamo dunque questa Y e la portiamo fuori qui. Chiamiamo la Y spessore frontale. Ok. Per comodità diamo un nodo con con Shift e tasto destro del mouse, formiamo un nodo, lo spostiamo qui, F2, lo chiamiamo spessore frontale.
Adesso Shift, inseriamo un nodo mat di tipo subdivision, un attimo, è troppo piccolo, divide, ok, di tipo divide, dividiamo per 2 lo spessore del frontale. Dividiamo per 2 lo spessore del frontale. Aggiungiamo un nodo add, aggiungiamo a questo spessore che cosa? La profondità. E a questo punto dobbiamo moltiplicare per -1 per renderla negativa. Quindi qui questo valore è quello che influenzerà la mesh line. Quindi la posizione della mesh line 1 e 2. Quindi sia nello start location che nell'end location. Ecco quindi che cosa abbiamo ottenuto. Quindi aumentando e diminuendo lo spessore del frontale, se noi vediamo anche la nostra linea, dunque vediamo un po' la linea, questa qui, la proviamo a mettere nella geometria, Shift Z, eccola qua. Se vediamo lateralmente come funziona, quindi aumentando e diminuendo lo spessore dei frontali, in effetti aumenta lo spessore del size, della dimensione, della profondità dei cubi, ma nello stesso tempo trasla anche la mesh line, quindi trasla esattamente della metà dello spessore del frontale. Questo ci permette quindi di avere questo effetto qui. Adesso possiamo anche togliere la linea della visualizzazione. Inoltre, per quanto riguarda lo spessore del frontale, possiamo attribuire dei minimi e dei massimi. Per esempio potrebbe essere il minimo di 1 mm e il massimo per esempio di 10 cm. Quindi l'oscillazione può essere minimo 1 mm, massimo 10 cm, anche se forse 10 cm è esagerato. A questo punto dobbiamo unire l'avanzamento dei cassetti anche al frontale dei cassetti, quindi andiamo nella situazione precedente, individuiamo il nodo in questione, che è questo qui dell'avanzamento, con Shift e tasto destro del mouse creiamo il nodo, clicchiamo sul nodo e lo spostiamo con il tasto G, lo possiamo mettere qui. A questo punto duplichiamo anche il nodo del subtract, duplicate, e lo spostiamo giù. Prendiamo da questo nodo dell'avanzamento, questo è quello che deve essere tolto, e vediamo di riuscire a collegare i due nodi. Ecco, a questo punto prendiamo questa y, che deve essere è quella che sarà ridotta, e inseriamo il valore all'interno della y. Abbiamo ottenuto così un avanzamento anche per quanto riguarda il frontale dei cassetti, quindi se noi qui mettiamo il valore di 0 sul retro dei cassetti possiamo notare che entrano ed escono insieme sia il frontale che il retro del cassetto, e ovviamente lo spessore del frontale sarà indipendente. Bene, il video si conclude qui, si ringrazia per la visione e arrivederci al prossimo video.